Buongiorno amici, siamo qui con Elisabetta Ciao a tutti. perché abbiamo pensato una cosa, siccome Elisabetta, sapete, studia l'ebraico con l'Università di Gerusalemme e spesso noi due poi dialoghiamo su ciò che le dicono i suoi insegnanti e la cosa che ci è venuta in mente è alcuni argomenti molto particolari molto interessanti. Abbiamo detto perché non parlarne con i nostri amici. In effetti, Mauro, più leggo la Bibbia in ebraico e più la trovo affascinante, quindi indubbiamente hai aperto una porta a tutti noi che ci cambia proprio la visione anche dell'attualità. Questo per quanto mi riguarda, ma anche quello che leggo nei commenti, nei nostri social, di tutti i lettori, chi ci segue sul canale. E tu spesso affermi che nel testo biblico ci sono in realtà informazioni proprio sotto i nostri occhi, ben visibili. Sì, Ad esempio, un passaggio che ho studiato recentemente, che ho trovato molto interessante, riguarda proprio i rapporti tra i paesi vicini, ad esempio tra l'Egitto e Israele, e soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le divinità. E nei passi che ci raccontano, per esempio, dell'assemblea di Giosuè a Sichem, trovo delle frasi veramente interessanti. Quindi mi piacerebbe riparlarne con te, anche con i nostri amici. sì, a quali ti riferisci in particolare? Siamo in Giosuè 24, 14 e 15, se possiamo commentarli insieme, cosa ne dici? Sì, quindi ti hanno parlato di questo. Eh sì, proprio di questo rapporto di gelosia di Yahweh nei confronti delle divinità egizie. Sì, e la cosa interessante è che la Bibbia molto spesso ci rivela dei contenuti in frasi, affermazioni, parole, sulle quali noi scorriamo via semplicemente e non dedichiamo particolare attenzione perché ci sembrano assolutamente banali, come il versetto che hai citato tu, dove Giosuè, dopo, come hai detto tu, aver radunato il popolo a Sichem, dice: ora dunque temete il Signore e servitelo, il Signore cioè Yahweh, e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. E poi dice ancora: se sembra male ai vostri occhi servire Yahweh, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dei degli Amorrei, eccetera, eccetera. I padri di quel popolo servivano altri Elohim, cioè servivano gli Elohim che governavano in Mesopotamia. Quindi qui è chiaro il riferimento a numerose divinità in paesi limitrofi che quindi davano un pochino noia a Yahweh. Esattamente, ma il primo dei due concetti importanti è questo, che subito prima di questo versetto Giosuè sta facendo il racconto di ciò che è avvenuto dall'uscita dall'Egitto, quindi Giosuè aveva già preso il posto di Mosè. E dice: voi avete attraversato il Giordano, siete arrivati a Gerico, vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gebusei, eccetera, ma io li ho consegnati in mano vostra. E poi dice appunto: eliminate, cioè togliete, tenete lontani, allontanate gli Elohim, perché bisogna sempre ricordare questo, gli Elohim che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto. Attenzione, qui dice allontanate. Questo verbo, la cui radice è sur, se non Sì, sbaglio, portare via, rimuovere, la radice sur che è in ifil, imperativo. Che vuol dire appunto tenete lontani o allontanatevi anche da quegli dei. Non deve esserci più traccia di queste divinità, quindi probabilmente erano davvero sgradite a Yahweh. Sì, erano ovviamente sgradite a Yahweh, ma soprattutto erano ancora molto presenti all'interno del popolo di Israele, perché se Giosuè sente questa necessità è perché evidentemente si trovava davanti ad una realtà che era per lui, fedelissimo di Yahweh, assolutamente inaccettabile. Ma il concetto interessante qual è?
che, come ho letto prima, quando Giosuè dice questo in una forma particolare, lo dice al presente, allontanate, ma la riflessione che noi non facciamo mai è questa, che subito prima dice: Yahweh vi ha portati fuori dall'Egitto, vi ha fatti arrivare a Gerico, vi ha fatto combattere e vincere contro tutti questi popoli che erano stanziati in Canaan, vi ha dato il territorio di Canaan. Dice addirittura: vi ho dato una terra che non avete lavorato, abitate in città che non avete costruito, eccetera. Eliminate, cioè tenete lontani gli dei che i vostri padri, e quindi secoli prima, hanno servito oltre il fiume, cioè oltre il fiume Eufrate, e in Egitto, cioè quando la tribù di Giacobbe per motivi di carestia si è spostato in Egitto. Erano passati secoli e poi decenni dall'uscita dall'Egitto e lui dice: togliete, allontanate gli Elohim che i vostri padri hanno servito in Egitto. Cosa vuol dire? Che in quel momento, dopo secoli di permanenza in Egitto, dopo l'uscita dall'Egitto, dopo aver combattuto, dopo aver già conquistato parte del territorio di Canaan, Israele, o almeno parte di Israele, continuava a seguire gli Elohim dell'Egitto, perché lui gli dice in questo momento: e li allontanate gli dei. E allontanate vuol dire che li avete ancora adesso. Perché dice proprio gli dei che i vostri padri hanno servito. Il verbo è al passato perché si parla dei padri, ma quello che è importante è allontanate. E allontanate vuol dire, appunto, lo ripeto perché è un concetto importante, importantissimo, sul quale noi sorvoliamo quando leggiamo questo passo della Bibbia. Allontanate vuol dire li avete ancora adesso. Certo. Li state servendo ancora adesso, gli Elohim che hanno servito i padri e voi avete servito in Egitto, ma di fatto continuate a servirli. Difatti io vi dico: allontanateli adesso. Questo è il concetto fondamentale. Cioè Israele era politeista anche quando è uscito dall'Egitto, anche quando è entrato in terra di Canaan, e lui gli deve ricordare tutto quello che Yahweh ha fatto per loro, e poi gli dice di nuovo: sceglietevi oggi chi volete servire. Se gli Elohim dei vostri padri, che quindi non sono Yahweh, oppure servire Yahweh. E poi dice: io e la mia famiglia decidiamo di servire Yahweh. Questo è un concetto fondamentale. Nel versetto 15 sì, prosegue appunto dicendo: decidete quindi esatto, chi volete veramente seguire, e si parla chiaramente di Elohim intesi in senso plurale, assolutamente. Ah beh certo, se si fa una scelta vuol dire che sono più di uno, e non si può dire che Giosuè dicesse: fate una scelta tra Yahweh che avete conosciuto, di cui avete conosciuto le imprese, e gli altri che sono dei semplici idoli di pietra inerti che non fanno niente. Non lo dice questo. Dà per scontato che era normale che quando un popolo si recasse in una nazione, in un territorio, servisse gli Elohim che governavano in quel territorio. Esatto. E lui gli dice: in questo momento abbandonateli. Sono passati decine di anni da quando erano in Egitto, è passata tutta una generazione durante la quale Mosè ha dovuto costruire un esercito per conquistare la terra di Canaan, perché Yahweh gliel'aveva promessa, ma esatto, se la dovevano conquistare con le armi. Che è interessante comunque l'utilizzo di questo verbo con la radice avad, che parla comunque di servire dei personaggi concreti che avevano bisogno, perché un re, un padrone, no? Si utilizza questa radice verbale, e quindi si parla sempre di servire dei personaggi concreti. Esattamente, è quello che stiamo dicendo dal 2010. E leggendo il testo nella sua lingua originale è ancora più evidente, davvero. È ancora più evidente, ma quello che mi ha impressionato
è proprio questo presente. Allontanatevi oggi certo. da quegli Elohim. Sì. Allontanatevi oggi. Cioè, noi diamo per scontato che in Egitto loro servissero Yahweh, che poi arriva Yahweh e li libera dalla cosiddetta schiavitù, quando Yahweh dice si ricorda del suo popolo finalmente dopo secoli, Certo. e questo ci dice che Yahweh viveva per lungo tempo, si ricorda del suo popolo e decide di portarlo fuori dall'Egitto. E nonostante questo noi pensiamo appunto che loro servissero Yahweh, in realtà Giosuè ha ben chiaro e gli dice allontanateli. Per me è impressionante. Sembra una banalità, ma è proprio dietro queste apparenti banalità che si nascondono anche quelle possibilità di ragionamento che ci aiutano a capire quale fosse la realtà, diciamo, fra virgolette, religiosa. E quindi questa commistione tra gli Elohim, perché qui sono sempre chiamati Elohim, quelli che in Egitto erano in Eteru, sono sempre chiamati Elohim, quindi messi sullo stesso piano di Yahweh. Quindi questa commistione tra i vari Elohim che governavano nei vari territori e che i popoli erano costretti a seguire quando si recavano nei vari territori. Quindi Yahweh non governava in Egitto, non poteva governare in Egitto perché a lui era stato assegnato un popolo che non aveva neanche territorio, per la verità, che non aveva neanche terra, e quindi quando loro erano in Egitto servivano, appunto, come hai detto tu, citando il verbo ebraico, servivano gli Elohim che governavano in Egitto. Quindi non si parla di adorazione, di divinità, ma di servire personaggi concreti. Esattamente. Questa commistione interessantissima tra le diverse divinità. Noi adesso qui le stiamo rilevando tra gli Elohim di Israele, l'Elohim, diciamo così, di Israele e gli Elohim dell'Egitto, però c'è ben di più. Prendo sempre spunto dai tuoi studi, ma qui anche l'incrocio dei tuoi studi con quelli di Erich von Däniken in questo libro ci dimostra che praticamente è la storia che viene raccontata in tutto il mondo, dalle Americhe all'Africa, alle regioni più orientali lontane da noi. Cioè, è una storia che accomuna tutte le popolazioni del mondo, quindi divinità, personaggi con questa cultura molto avanzata che venivano serviti dalla popolazione, in cambio probabilmente di insegnamenti. Sì, esatto, soprattutto in Oriente, no? Lo facciamo notare nel libro, certo, lo fa notare Erich von Däniken, citando i testi della religione indù, dove appunto emerge questo fatto. Yahweh era più un dio guerriero, era un dio al quale interessava conquistare un territorio dove collocare il popolo che gli era stato assegnato. Lo ricordo sempre, la tribù di Giacobbe, non tutti gli ebrei. Questo è un concetto che bisogna avere molto, molto chiaro, molto chiaro. E quindi lui si occupava di guerra. Beh, insomma, diciamo che aveva anche un compito non facile, quindi aveva questo gruppuscolo di senza terra. Il compito che ha ricevuto è stato sicuramente impegnativo. Sì, quindi bisogna, come dire, in un certo qual modo, fra virgolette, scusare certi suoi comportamenti molto violenti, ma costruire un popolo che non ha terra, che è abituato a vivere quasi in anarchia, non aveva capi salvo i capi delle singole tribù, e trasformarlo in una nazione e renderlo capace di combattere e di conquistare dei nemici che invece erano già molto ben attrezzati da parte dei loro Elohim. Yahweh li aveva un po' dimenticati e quindi loro non si erano attrezzati perché, diciamo, in Egitto facevano tutt'altro mestiere. Poi ci sarebbe il discorso da fare sulla verità della schiavitù o meno. Un tema interessante che tratteremo più avanti. Che tratteremo, esattamente. Tutto quanto ruota intorno all'Egitto comunque sicuramente di grande interesse. Ah sì, perché poi parlando con Eric sono venute fuori delle cose, per esempio dei libri che in Italia non sono arrivati. E qui volevo arrivare. Libri pubblicati anche qualche decina di anni fa, dove si parla della piana di Giza, ciò che ci potrebbe essere sotto la piana di Giza
e delle funzioni tecnologiche delle piramidi, ed è interessante perché a parlarne sono degli archeologi, dei PhD, studiosi accademici. Ma ne parleremo, dedicheremo un video Merita. molto interessante con delle immagini anche molto, molto interessanti. Quindi quello che ci interessava oggi trasmettere ai nostri amici ascoltatori era proprio questa necessità di leggere letteralmente la Bibbia. Tra l'altro la cosa curiosa di quel libro di cui parleremo, la dico come anticipazione, quegli archeologi dicono bisognerebbe leggere tecnicamente, letteralmente i geroglifici, non con interpretazioni metafisiche, eccetera. Quindi, ed è quello che facciamo con la Bibbia, e in affermazioni banali come queste noi troviamo la possibilità di fare dei ragionamenti che ci fanno capire quale fosse la realtà effettiva di quel popolo nei confronti di Yahweh, e quindi anche la gelosia di Yahweh, che forse doveva comandare attraverso la forza e la violenza, visto anche il comportamento che è descritto nella Bibbia di certe parti del suo popolo che tendeva a ribellarsi, che voleva tornare in Egitto perché diceva che stavano meglio, quindi tra l'altro stavano meglio quando formalmente erano schiavi. C'è molto da discutere, di questo avete parlato anche con i vostri insegnanti. Assolutamente, quindi... e anche la frase che ricorre spesso è proprio quella che Yahweh richiede ai suoi la fedeltà esclusiva, l'esclusività. Questo è un tema anche molto interessante. Esattamente. Non lascia spazio invece, a distrazioni. E invece in questo libro si fa capire come in altre parti del mondo non fosse assolutamente un problema servire diverse cosiddette divinità, servirle e poi anche aspettarne il ritorno quando sono andate via. Quindi insomma c'è tutta una storia per quanto riguarda la storia delle, chiamiamole religioni, ma che poi religioni lo sono diventate quando sono diventate delle strutture gerarchiche come quella che conosciamo bene noi, soprattutto qui in Italia, che condiziona anche la politica, come sappiamo, cosa che non dovrebbe essere, perché ci dovrebbe essere una distinzione ben netta tra il sentimento religioso e la laicità della politica. Quindi in questo libro effettivamente si capisce come in tutto il mondo in realtà si raccontassero, ovviamente con terminologie diverse, anche con sfumature diverse, si raccontassero in sostanza le stesse storie, e qui nella Bibbia abbiamo rilevato come in realtà appunto gli stessi israeliti a decenni dall'uscita dall'Egitto continuassero, diciamo così, a non dimenticare le cosiddette divinità, cioè gli Elohim che governavano in Egitto. Così come c'erano gli Elohim chiamati Deva che governavano in India, i Viracochas, c'erano gli Asi, c'erano le varie divinità degli indiani del Nord America, del centro, del Sud America, che non era Yahweh, perché Yahweh aveva un altro compito. Gli è stato affidato in Deuteronomio 32, e quindi la cosa curiosa appunto è anche qui: Abramo serve Yahweh, i fratelli di Abramo no. Dovrebbe dire che Abramo è l'unico che ha capito che Yahweh è il Dio spirituale, unico, trascendente, onnipotente, e non ha trovato un minuto in tutta la sua vita per parlarne con i suoi fratelli e convincerli a spostare la loro fede e la loro adorazione da quelli che normalmente vengono considerati idoli e invece nella Bibbia sono chiamati col loro nome, erano altri Elohim, rivali di Dio. Quindi c'è proprio un substrato politeista prima dell'avvento di Yahweh come Dio unico, come unico Elohim. E viene fuori dall'esame di frasi, di affermazioni apparentemente banali come queste, che a volte sfuggono leggendo magari in italiano, però poi rileggendo con attenzione ti devi soffermare
Esattamente. Si aprono scenari interessanti. Scenari molto interessanti. Allora andremo avanti, E allora cosa ne andremo dici? avanti, Bene. certamente, seguendo anche i suggerimenti dei tuoi insegnanti che a me piacciono moltissimo. Vi devo dire che dicono un sacco di cose che nella sostanza confermano le cose che stiamo dicendo, che stiamo diffondendo. Ma direi anche in tutta normalità. Tutta Non fanno normalità. neanche scalpore. Non fanno neanche scalpore. No. Fanno scalpore qui da noi, ma noi cercheremo di continuare a fare scalpore anche con l'aiuto di questi suggerimenti che arrivano da Gerusalemme. Ma Ok? certo, sarà un piacere. Io continuo. Grazie amici. Ciao a tutti. Spero vi sia piaciuto il nostro libro, quindi continuate a raccontarci, a scrivere recensioni su Amazon, questo ci aiuta moltissimo a diffonderlo ad altre persone e presto potremo anche fare le domande a Mauro sul libro. Ok, arrivederci e alla Ciao. prossima. Ciao.